Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a coltivare i funghi in casa ed ottenere questi risultati, che sono davvero degli ottimi risultati, e per farlo sarà sufficiente avere un po' di terra, un sacchettino di plastica, della paglia e dei pezzettini di fungo. Seguitelo perché sono sicuro che una volta che capirete come riuscire ad ottenere questi risultati sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi i semi dei funghi, che non sono nient'altro che le spore, e lo si potrà fare essenzialmente in due modi. Il primo è quello di comprarli, e si trovano sotto forma di piccoli pallini che in realtà non sono nient'altro che miglio, sporcato con le spore e quindi col micelio del fungo che sceglierete. Il secondo metodo è quello di prendere proprio i funghi che più vi aggradano, tagliarli in piccoli pezzettini e utilizzare proprio quei pezzettini per andare ad effettuare la semina. Nell'ipotesi che voi scegliate di utilizzare un fungo fresco, allora sarà sufficiente scegliere una qualità. Io vi consiglio per questo tipo di esperimento di utilizzare i cardoncelli, che sono davvero i più adatti, e fare in questa maniera: semplicemente prendere la parte superiore del fungo, tagliarne dei pezzettini, poi più semi vorrete ottenere, più spore vorrete ottenere, quindi più funghi dovrete tagliare, e semplicemente ridurli in pezzettini di circa 4-5 mm, non di più. Ed alla fine dell'operazione otterremo questo, ovvero dei piccoli pezzettini di fungo pronti per essere utilizzati per la semina. Adesso procurarsi della paglia o del fieno, utilizzare uno o l'altra sarà completamente indifferente. Prima di poter essere utilizzata, questa dovrà essere preparata. Il primo passaggio è quello di tagliarla in pezzettini che siano lunghi tra i 5 e i 10 cm, quindi semplicemente con una forbice fare questa operazione. Terminati i tagli, questo è ciò che dovrete ottenere. Ed una volta tagliata, questa dovrà essere sterilizzata, facendola semplicemente bollire in una pentola con dell'acqua per circa mezz'ora. Più funghi vorrete fare nascere, più paglia dovrete preparare, quindi vi consiglio in questa fase di tagliare abbastanza paglia e farla bollire. Piuttosto fate 2 volte lo stesso procedimento, in modo da, una volta iniziato l'esperimento, non rimanere senza la base, che è appunto la paglia. Quindi riempita la pentola, non resterà altro che posizionare il tutto sul fuoco. Il fatto di essere inserita all'interno di acqua bollente farà in modo che la paglia si sterilizzi e che all'interno qualsiasi tipo di eventuale microrganismo presente muoia, perché quello potrebbe essere un pericolo per l'eventuale nascita e crescita dei funghi che stiamo coltivando. Trascorsa la mezz'ora, spegnere il fuoco e aspettare, come in questo caso, che l'acqua si raffreddi completamente, dopodiché scolare il tutto. Preparata paglia e semi, che siano freschi o meno, si potrà iniziare con la creazione vera e propria delle ballette. Una cosa davvero molto importante è che prima di procedere a qualsiasi tipo di operazione è necessario sterilizzare il piano di lavoro e le mani. Ovviamente non si parla di una sala chirurgica, però più sarà pulito l'ambiente, meno pericolo ci sarà per la paglia di essere di nuovo contaminata e quindi di compromettere l'esperimento. Quindi semplicemente aprire il sacchettino di plastica in questa maniera. Dopodiché fare un primo strato di paglia, alto più o meno 4 o 5 cm, in questa maniera. Dopodiché deciderete voi se utilizzare i funghi freschi o invece no. Io in questo caso userò quelli freschi, e semplicemente andare a mettere un primo strato. Si va avanti per strati, quindi paglia, funghi, poi di nuovo paglia. E mi raccomando, mentre fate gli strati pressate in modo che ci sia meno aria possibile all'interno del sacchetto, dopodiché di nuovo funghi, in questa maniera. Poi altro strato di paglia e continuate così sino a riempire tutto il sacchetto. Nell'ipotesi che non abbiate i funghi freschi, se volete utilizzare comunque il micelio già comprato comunque al supermercato, basterà prenderlo e semplicemente cospargerlo nello stesso identico modo. Dopodiché altra paglia a copertura. Ed una volta che avremo inserito all'interno del sacchetto almeno 5 strati di fieno, la balletta si potrà ritenere ultimata. Questa però adesso dovrà essere chiusa, in modo che non ci siano contaminazioni per la paglia. Chiusa sì, ma non in maniera ermetica. Quindi basterà prendere un po' di cotone, o se non ce l'avete anche una spugna, mi raccomando sterili, e fare questa operazione. Chiudere i lembi del sacchetto in modo che il cotone permetta comunque un passaggio d'aria tra la parte esterna e quella interna, ma non il passaggio ai batteri e ai microbi. In questo modo. Pressare il tutto in modo che l'aria che è rimasta all'interno vada via, e l'operazione
e ultimata. Posizionare il tutto in un ambiente che sia fresco e a mezz'ombra per circa 15-20 giorni. Se tutto andrà come si spera, nel giro di 2, massimo 3 settimane, tutto ciò che c'è all'interno del sacchetto, quindi la paglia o il fieno, verrà completamente invaso da questo micelio che si sta allargando, da questa patina bianca che sembrerebbe appunto muffa, ma in realtà non lo è. In questo caso è davvero un ottimo risultato, infatti il color paglierino è completamente sparito, lasciando il posto a questo color panna, che è appunto il micelio. E sarà proprio questo il momento nel quale occorrerà aprire il sacchetto per poter passare alla fase successiva. Per prima cosa, asportare il cotone, in questa maniera, semplicemente tirandolo via. Dopodiché, con un taglierino, praticare dei tagli, in questa maniera. E questo è il risultato che si otterrà una volta aperto il sacchetto. Adesso che non c'è più la plastica che copriva inizialmente il tutto e quindi non permetteva di vedere chiaramente cosa ci fosse all'interno, possiamo notare che effettivamente tutta la paglia, in qualsiasi punto si vada a guardare, è stata ricoperta dalla patina bianca. Cambio inquadratura per provare a mostrarvi meglio come appaglia il micelio. Aperto il sacchetto, non resterà altro che andare ad inserire all'interno di questo, nella parte superiore, uno strato di circa 1 centimetro di terreno, che non è altro che torba di buona qualità. Quindi procediamo ed andiamo ad inserire all'interno del sacchetto la terra. Così. Fate attenzione a non sporcare tutto, però è davvero un'operazione molto semplice e veloce. Ed inserita la terra non resterà altro che prendere un vaporizzatore ed andare a nebulizzare tutta la superficie in modo che il terreno sia ben zuppo di acqua. Terminato di bagnare, posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, e sino che vorrete fare nascere e raccogliere funghi dovrete tenere costantemente bagnato il terreno, quindi nebulizzate più volte al giorno. Le temperature ideali per farli nascere sono comprese tra i 18 e i 24 gradi, se dovessero superare i 28 la nascita e la crescita cesserebbero. Altra cosa importante, posizionare questo in un punto dove ci sia una buona areazione ma non correnti d'aria. Trascorsa meno di una settimana, i primi funghi stanno iniziando a spuntare. Ci sono 3 punti addirittura dove stanno nascendo. 1, 2 e 3. In queste immagini vi mostro come, una volta nati i funghi, si sviluppino nei primi 4 giorni di vita. È davvero impressionante vedere quanto sia veloce la loro crescita e come assumano immediatamente poi la forma di quando saranno adulti. Ricordatevi sempre, e questa è una cosa molto importante, che durante tutta la fase di crescita dei funghi il terreno debba essere sempre mantenuto umido, quindi prendere un vaporizzatore e mattina e sera bagnare il tutto. Non preoccupatevi di bagnare i funghi perché non li danneggerete in nessun modo. Ed alla fine del 4° giorno i funghi appaiono così. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come il primo ceppo si stia sviluppando. Trascorsi 5 giorni da quando i funghi sono spuntati, guardate in che modo si sono sviluppati. È davvero un ottimo risultato, adesso sono alti più o meno 8 cm. Arrivati all'8° giorno, questo è il risultato che potremo ottenere. Nel primo ceppo ci sono dei funghi che raggiungono anche i 13 cm di altezza. Direi che è davvero un ottimo risultato. Arrivati al 10° giorno, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero dei funghi che sono alti più o meno 15 cm, sono davvero molto grossi e direi che hanno raggiunto la maturità, quindi potranno essere raccolti e gustati. Vi assicuro che quando arriverete ad ottenere questi funghi in casa sarete davvero orgogliosi dei risultati che avrete ottenuto. Eseguirne la raccolta è davvero molto semplice, quindi non resterà altro che prendere il sacchetto, andare alla base e letteralmente strappare il tutto, in questa maniera, guardate. Ecco qua, guardate come vengono via. E fate così per tutto il ceppo. Agite una leggera pressione e il tutto verrà via tranquillamente. Guardate qua. Una cosa davvero molto importante è che, una volta che staccherete il ceppo di funghi, la base di questo, che non è venuta via, dovrà essere completamente ricoperta dalla terra. Se non lo farete, questo punto tenderà a creare delle muffe e quindi potrebbe danneggiare tutta la coltivazione futura e i cicli futuri, creando appunto delle muffe che sarebbero dannosissime per il micelio. Quindi semplicemente mettere un pochettino di terra sopra, dopodiché prendere il vaporizzatore, bagnare ed aspettare che la balletta produca altri ceppi di funghi.
Questo è il risultato ottenuto dal primo raccolto del primo ciclo della balletta di fieno. Considerate che al primo ne seguiranno mediamente altri 3. Infatti una balletta di fieno produce dai 3 ai 4 cicli, ma può arrivare anche a 5. E direi che è proprio la riprova che coltivare funghi in casa con questo metodo è davvero un'ottima soluzione per produrli. Questo è il trucco per far diventare gigante un fungo. In queste immagini vi mostro come lasciando crescere un unico ceppo alla volta in una singola balletta, questo cresca molto più in fretta e grande, proprio perché riuscirà ad assorbire tutti gli elementi che la stessa ha senza doverli dividere con nessuno. Arrivati al 10° giorno i funghi sono cresciuti davvero molto, fate una proporzione con le dimensioni della mia mano per capire quanto siano grandi, sia in altezza che per quanto riguarda la testa superano i 20 cm. Eccolo qua. Quindi non resterà altro che eseguirne il raccolto e farlo è davvero molto semplice, basterà andare alla base e eseguire una leggera trazione, così, ecco qua, e verranno via di netto, in questa maniera. E alla fine della coltivazione otterrete questo, quindi non resterà altro che gustarseli e qualunque sia il metodo con il quale li cucinerete, quindi trifolati, fritti, in panata o semplicemente alla griglia, vi assicuro che il gusto sarà esaltato dal fatto che avrete coltivato tutto con le vostre mani. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.